Salve, sono Maria Cristina e benvenuti sul mio canale YouTube Astrotarotina. Oggi parleremo di una parola che mi sta particolarmente a cuore, è il caso di dirlo, ed è la parola amore. Una parola decisamente tutt'altro che banale, perché in realtà racchiude in sé 1000 significati. Parleremo della parola amore da un punto di vista filosofico, ma in maniera molto semplice, vi rassicuro, e poi vedremo l'amore in astrologia nei tarocchi e alla fine condividerò con voi una piccola pratica, vi suggerirò una piccola pratica e spero che vi farà piacere. Cominciamo questo viaggio con le parole di un filosofo saggista italiano che si chiama Umberto Galimberti e che nelle cose dell'amore, edito da Feltrinelli, pubblicato nel 2013, dice: quando dico ti amo, che cosa sto dicendo di preciso? E soprattutto chi parla? Il mio desiderio, la mia idealizzazione, la mia dipendenza, il mio eccesso, la mia follia? Non c'è parola più equivoca di amore, dice Galimberti, e più intrecciata a tutte le altre parole che per la sua logica sono la sua negazione. E poi Galimberti aggiunge: ma perché gli amanti amano trascorrere tanto tempo insieme? Beh, perché hanno bisogno di tanto tempo per poter dire cose che altrimenti non riuscirebbero a dire. Se poi ci si domanda perché, aggiunge Galimberti, non le riescono a dire, la risposta è che le cose dell'amore, in quanto sfuggono alle regole della ragione, sono cose indicibili. Quindi se stiamo a quello che dice il filosofo Galimberti, l'amore non lo si può descrivere. Non esistono parole per descrivere l'amore, ma noi ci facciamo aiutare in questo caso dagli antichi greci. Gli antichi greci, per esempio, utilizzavano dei lemmi diversi per descrivere e comprendere questo argomento così complesso. Per esempio dicevano anteros, che cos'è? L'amore corrisposto, oppure imeros, la passione del momento, il desiderio fisico immediato che chiede di essere soddisfatto, e poi potos, toge, telema, insomma tante parole per cercare di descrivere i vari aspetti di questo concetto, ma anche di questo concetto che noi viviamo in realtà nella nostra vita di tutti i giorni. E poi interviene Platone attorno a 3 parole che sono agapè, filia e eros, e ve le spiego molto semplicemente in 2 frasi. Agapè è l'amore spirituale, cioè l'amore disinteressato, è l'amore che si prova andando veramente oltre se stessi, è l'amore che ci eleva per diventare una cosa unica, per esempio con il divino, per chi ha delle credenze spirituali o religiose, e rimane il più misterioso probabilmente fra gli amori. E poi abbiamo filia, che aveva molto successo all'epoca degli antichi greci, che è proprio l'amore costituito più dall'affetto, dalla simpatia, dalla condivisione, da un'amicizia complice, dall'affiatamento, dalla fiducia, dalla lealtà, scusate. E Platone considerava questa forma di amore come l'amore più importante. E poi arriviamo a Eros, che ha dato poi la parola erotico. Allora, per spiegare Eros dobbiamo ricorrere all'antichissima mitologia greca, prima del tempo dei Titani, prima del tempo dell'Olimpo. Esisteva un dio della natura, senza genitori o generato, dicevano, secondo certi miti, dal caos, che è proprio questo Eros, che è, come dire, dal quale nasce il cosmo. Quindi immaginatevi questa divinità che rappresenta, secondo gli antichi, la forza primordiale e vitale. Poi Eros diventa figlio di Afrodite e di Ares, cioè di Venere e di Marte, un dio sanguinario della guerra, quindi in persona incarna un desiderio violento, un desiderio passionale che ha però come scopo, attenzione, la bellezza. Ed è per questo che quando Eros possiede lo fa con foga, lo fa con energia e porta a volte, l'abbiamo visto nelle tragedie greche, alla follia. E poi vediamo come con i romani Eros perde questo aspetto di divinità per diventare in realtà Cupido, un putto alato con una faretra nelle quali ha le sue frecce, e la madre Venere gli chiede di scoccare la freccia, e quando la freccia colpisce una persona, questa persona si innamora della prima persona che incontra. Ecco, vedete in maniera molto semplice le varie forme, i vari aspetti, le varie sfaccettature che esistono dietro la parola amore. Ma allora
ci chiediamo, in astrologia per esempio, come possiamo trovarlo l'amore? Come possiamo descriverlo? Beh, attraverso i segni, per esempio. Allora, partiamo dai segni di fuoco, che sono l'Ariete, il Leone e il Sagittario. Eccoli qua. Questi segni sono passionali, sono impulsivi, sono amanti dell'avventura, cercano sempre delle esperienze nuove e non esitano a fare il primo passo quando sono interessati a qualcuno. A differenza dei segni di terra, ecco qua l'elemento terra, che sono il Toro, la Vergine e il Capricorno, vivono l'amore in maniera molto diversa, cioè sono pragmatici, fedeli, sono dei partner stabili, cercano sicurezza, cioè delle relazioni durature e mantengono i piedi ben, come dire, ben per terra anche quando sono innamorati nelle questioni di cuore. Ancora diversi i segni d'aria. I segni d'aria sono i Gemelli, la Bilancia e l'Acquario, eccoli qua. Per loro ciò che è importante è la comunicazione, l'interazione, è il fatto di essere stimolati sia nella mente che nello spirito. E poi finiamo con i nostri segni di acqua, ecco qua l'elemento acqua, che sono Cancro, Scorpione e Pesci. E naturalmente sono profondamente emotivi, intuitivi, vivono le relazioni in modo intenso, sono molto sensibili, cioè percepiscono molto i bisogni del partner e naturalmente amano avere una connessione profonda con il loro partner. E ancora in astrologia possiamo parlare diciamo dell'amore attraverso i pianeti questa volta. Allora, naturalmente, ecco, il primo pianeta a cui pensiamo comunque che cos'è? Il Sole. Perché il Sole? Perché è il principio creatore primario, è l'amore un po' l'agapè, di cui abbiamo parlato prima, no? L'amore al di sopra di tutto, e il Sole che prende a seconda delle culture dei nomi diversi, Elio, Mitra, Ora per gli antichi Egitti. E poi ancora parliamo per esempio della Luna, perché la Luna di cosa ci parla? Beh, dell'affettività, ci parla del sentimento materno, ci parla della fecondità, dei cicli e ci parla del modo in cui viviamo la Luna, cioè la posizione della Luna nelle case, nei segni, gli aspetti che forma, naturalmente ci danno un'idea di come l'individuo vive la sua parte più sentimentale. E poi abbiamo, eccolo qua, sto cercando, Marte, che è il giovane guerriero, l'amante focoso e simboleggia l'irruenza e la passione. E poi naturalmente, e qua arriviamo al fulcro un po' della questione, Venere. Come non parlare di Venere? Venere e delle sue mille sfaccettature. Qui ritorniamo sempre a Platone che ci aiuta. E Platone ci dice, beh sì, esistono due miti sulla nascita di Venere, esiste la Venere Urania che nasce da Urano che è il cielo ed è una Venere che mi indica un po' l'amore puro, non un po', che mi indica l'amore puro, e poi la Venere invece Pandemia che è una Venere nata da Zeus e Dione, che è una Venere naturalmente più carnale. Ora, nel primo mito di Venere Urania, Venere nata da Urano, il mito ci parla della nascita di Venere. È interessante come nasce questa Venere, cioè il titano Crono in realtà su richiesta della madre recide i genitali del padre Urano e li getta nel mare e quindi dal seme e dal sangue nasce una schiuma, una spuma dalla quale nascerà Venere. Quindi vediamo che un atto di violenza, un atto di forza dà nascita all'armonia e alla bellezza. E qui direi come non pensare alla Venere del Botticelli. Allora, se non la conoscete, vi invito a aprire un bel libro di storia dell'arte, oppure vi invito sicuramente su internet, troverete delle immagini di questa Venere, o meglio ancora, se non l'avete ancora fatto, vi invito ad andarla a vedere dal vero alla Galleria degli Uffizi a Firenze. E come non pensare, quindi vedete il concatenamento di idee, come non pensare alle figure che troviamo nei tarocchi Visconti Sforza, che risalgono circa la prima metà del 400, e sono, vedete, la Luna, che ricorda veramente moltissimo la Venere di Botticelli, sono la stella, e l'ultima, vedete, temperanza.
allora ci possiamo anche chiedere se in realtà Botticelli non sia dietro proprio al fatto di aver dipinto queste figure, o comunque sono delle figure di ispirazione ampiamente botticelliana, sapendo che la Venere di Botticelli data circa del 1484-1485. E poi potremo parlare della passione folgorante di Plutone per Persefone. Plutone, il dio degli inferi, che intravede Persefone, se ne innamora pazzamente, follemente, la rapisce, una volta funzionava così, e la porta negli inferi dove la sposa. La madre Demetra impazzisce, chiede a Zeus di intervenire, e vabbè, poi ci sarà tutta una storia che magari racconteremo in un altro video, che darà proprio questo alternarsi delle stagioni, cioè Persefone vivrà 6 mesi negli inferi, 6 mesi sulla terra, e quindi questo alternerà il giorno e la notte e l'avvicendamento delle stagioni. Questo, ecco, un po' l'escursus in astrologia. Ma mi direte voi, per quanto riguarda i tarocchi, beh, per quanto riguarda i tarocchi, eccoli qua, li cercavo, chiaramente pensiamo immediatamente agli arcani minori, gli arcani minori, cioè alle coppe. Perché le coppe? Perché le coppe mi rappresentano l'acqua, e l'acqua mi rappresenta la sfera emotiva e sentimentale. Qui ho preso solo gli arcani minori, non ho preso i numerali, ma tutte le coppe, e quindi sono correlate simbolicamente all'amore, alle relazioni, al ruolo delle emozioni nella vita di una persona, ai concetti anche di creatività e di immaginazione. Torniamo, facciamo un passo indietro e andiamo invece ai nostri arcani maggiori. I nostri arcani maggiori, attraverso la prima cosa che viene in mente naturalmente è l'innamorato, l'amoureux. È interessante questo arcano, questa carta. Vedete, è una carta in cui ci sono tantissimi personaggi. È una carta che viene chiamata, detta anche della comunicazione orizzontale, perché i personaggi parlano fra di loro. Vedete, sembra che non prendano minimamente in considerazione l'angelo che è su in alto. E vediamo che c'è un personaggio maschile al centro, 2 personaggi femminili ai lati. Da una parte, la parte che indica il passato, una persona più anziana che tiene effettivamente una mano appoggiata sulla spalla del personaggio maschile, dall'altra parte, che mi rappresenta il futuro, l'avvenire, un personaggio femminile più giovane, che sembra, come dire, toccare al cuore il personaggio più giovane. L'angelo dovrebbe essere Cupido, comunque è immerso proprio in una luce gialla e rossa molto forte, e ha questa freccia pronta a scoccare, non si capisce bene poi verso chi. Quindi anche gli sguardi sono importanti, no? Vedete come l'uomo, il personaggio maschile, guardi il personaggio femminile più anziano, ma in realtà si occupi, come dire, di essere a contatto fisicamente con un gesto quasi affettuoso con il personaggio femminile più giovane, e quindi rappresenta veramente un bivio. Cioè l'idea della scelta, ma anche dell'esitazione. Scelta fra cosa? Scelta, non lo so, fra ragione e amore, fra sacro e profano, fra passato e presente. C'è veramente qualcosa di importante in questa carta. Anche nel codice colori, vedete, il personaggio più anziano è vestita di rosso, che è sicuramente la passione, di verde, che è la forza della natura, ma anche il colore di Venere, che è contrapposta all'altro personaggio che è vestito, vedete, di blu, che rappresenta la saggezza, e azzurro, la purezza, con una parte di verde, mentre il personaggio maschile, che è al centro, riunisce tutti i colori. Quindi anche qui i tarocchi ci aiutano a capire la complessità, cioè abbiamo libero arbitrio, possiamo scegliere, e scegliere vuol dire fare cosa? Per esempio fare una sintesi degli opposti, maschile e femminile, bene o male, imparare a mediare, anche imparare a riunire elementi esterni ma anche diverse parti di noi stessi. Ci invita naturalmente al discernimento questa carta, alla separazione da ciò che non è più utile alla nostra crescita personale, e invece a riunirsi, ad avvicinarci perlomeno a ciò che ci fa stare bene, siano persone, interessi o scelte di vita. L'altro arcano di cui volevo parlarvi è la 14.
Temperanza, l'angelo più grande, rappresenta anche il segno dell'Acquario, e veramente Temperanza è la carta dell'equilibrio, dell'armonia fra le parti. Vedete, sta facendo circolare in realtà dell'energia, non è dell'acqua fra i due vasi, quindi Temperanza, il tempo dell'erranza, anche ci sono tanti significati, ma qui legati all'amore veramente io direi che parla di un amore consolidato, maturo, equilibrato, fondato fra la comunicazione delle parti, all'interno anche di noi stessi, ma anche fra le due persone. È un sentimento maturo che ha messo radici nell'anima di entrambe. E poi naturalmente come non pensare, adesso li ho un po' in disordine ma va bene lo stesso, come non pensare alla stella. E qui vedete la stella, che è proprio la carta dell'innamoramento, ma anche dell'idealizzazione, di un amore sincero. Ma perché sincero, direte voi? Oltre al fatto di essere sotto una buona stella e di essere al campo delle stelle, a Compostela, ma questo ne parleremo in un altro video sul viaggio del pellegrino attraverso i tarocchi. Amore autentico perché? Perché il personaggio è nudo e quindi la nudità mi indica l'autenticità. In questa carta c'è qualcosa di magico, c'è, come dicono i francesi, le langage des oiseaux, c'è qualcosa anche di alchemico, c'è qualcosa che riguarda l'amore divino. E poi ne abbiamo parlato per i pianeti, per quanto riguarda l'astrologia, il Sole naturalmente, e qui il Sole mi parla di qualcosa che scalda, che è puro, che è forte, che è palese, mi parla di fratellanza, di amicizia. Vi ricordate il famoso filia di cui abbiamo parlato all'inizio? E finirei questo excursus, questo attraversare l'astrologia e i tarocchi, avendo in mente l'amore come l'abbiamo declinato all'inizio di questo video, con l'ultima carta, il mondo, la 21. E ancora voi potrete chiedermi, ma perché Maria Cristina la 21? Perché secondo me simboleggia la pienezza, simboleggia veramente la creazione ultima, massima, l'essere umano. Vedete che c'è un personaggio femminile che ha attraversato tutti i tarocchi, tutti gli arcani, dal primo fino a questo 21, ed è arrivata nella sua autenticità. Siamo sempre qui, nuda, alla fine di un ciclo che è il 21 mi indica la fine di un ciclo, e quindi c'è una rinascita. Possiamo dire che questa forma ricorda sicuramente quella dell'utero, potrebbe essere una nascita o una rinascita. Questa carta ha tanti altri significati, ma fermiamoci a questo per il momento. Vedete che il personaggio si trova all'interno di una mandorla circondata di foglie e di foglie essenzialmente. Ripeto, tanti sono i simboli, però soffermiamoci su questa forma. È una mandorla mistica, è un simbolo antichissimo che accompagna la spiritualità veramente da millenni. E che cosa mi indica questa mandorla? Mi indica quella che viene chiamata in geometria sacra la Vescica Piscis, cioè otteniamo questa forma, vedete sono due archi, spero che si veda bene, insomma, due archi, quindi due circonferenze che si intersecano in due punti, e quindi da questa intersecazione nasce questa figura perfetta che ricorda l'antichissima Dea Madre, che genera il figlio, cioè l'essere umano, che è un essere in grado di sviluppare dentro di sé un'illuminazione, speriamo, spirituale, come attraverso la riunione degli opposti, quindi maschile e femminile, yin e yang, insomma possiamo declinarlo in tanti modi diversi. Ecco, io spero così che vi sia piaciuto questo excursus. Vorrei terminare con una brevissima conclusione sull'amore, dicendo che comprendere l'amore che proviamo, comprendere l'amore che viviamo, comprendere l'amore che facciamo provare agli altri, ci aiuta a elevarci, ci aiuta a evolvere, perché se c'è una cosa che ho capito dell'amore è che ci rende comunque delle persone migliori, quando per amore intendiamo tutto quello di cui abbiamo parlato prima. E quindi vi direi amate, amatevi, voletevi bene, vogliate bene agli altri, vogliate bene a voi stessi. E vi lascerei con una piccola pratica molto semplice. Scegliete il mazzo di carte preferito, estraete le carte, gli arcani di cui abbiamo parlato, metteteli sul tavolo e osservateli. Osservate le carte.
e osservate quello che emerge, osservatelo con sincerità, osservatelo senza giudizio. Qualche minuto, non c'è bisogno di più. E poi potete perfezionare questa, che in realtà è una riflessione, con un altro piccolissimo esercizio, aggiungendolo. Prendete un libro che vi piace, che vi interessa, che state leggendo in questo momento, che vi appassiona. Io, ho scelto un libro di Henri De Luca perché è un autore italiano che adoro. Questo è un libro che si intitola Edisse e vi propongo semplicemente di aprire il libro senza guardare, di puntare il dito e di vedere la parola che viene fuori. In questo caso la parola che è venuta fuori è la parola labbra e vi invito a meditare, io che sto parlando, quindi sto usando le labbra per parlare dell'amore, vi invito a meditare su questa parola e eventualmente su tutte le cose che abbiamo visto in questo video di astrologia e di tarocchi, riascoltandolo anche a pezzetti, prendendo appunti se volete. Ecco, io vi ringrazio di avermi ascoltato, vi ringrazio di essere arrivati alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un pollice, sapete, azionate la campanellina delle notifiche così saprete quando arriveranno dei nuovi video. Potete abbonarvi se non l'avete ancora fatto, invitare persone che conoscete che potrebbero essere interessate a farlo, potete condividere il video, potete scrivermi sotto il video, vedrete che nei video precedenti ci sono dei commenti, rispondo a tutti, potete scrivermi al mio indirizzo mail mariacristina.astrotarotina@gmail.com. Risponderò a tutti naturalmente e potete anche andare a vedere le mie pagine Instagram che hanno lo stesso nome, Astrotarotina, in cui troverete moltissime oramai pubblicazioni di astrologia e di tarocchi, dei video di 1 minuto e 30 non di più, pubblicazioni scritte in cui parlo di tanti temi di astrologia e tarocchi. Grazie mille per avermi ascoltato, buona vita e alla prossima!